Bene, ciao ragazzi, benvenuti o bentornati su Premium. Su questo canale andremo a fare la selezione dei migliori prodotti nel mondo audio, video e hi-fi dal catalogo Alta Fedeltà, ma soprattutto su questo canale vi dirò le cose che nessun altro vi dice. Quindi nel mondo online sembra tutto molto bello, no? È tutto bellissimo. Nella realtà noi quando installiamo poi i prodotti troviamo determinati problemi, li affrontiamo. Ecco, su questo canale ve li svelo in esclusiva solo per voi. Bene, come sapete faremo una challenge tra l'amplificatore e streamer Winamp Ultra, quindi un prodotto particolare che abbiamo visto nello scorso video, e altri due fratellini che sono Eversolo Play, un altro amplificatore con streamer display, cioè molto simile, devo dire anche esteticamente, a Winamp Ultra, e M1 di Marantz, una macchina anche questa molto compatta, un 100 watt con streamer a bordo, qui un po' più minimal, quindi nessun display, e un costo leggermente più alto, quindi parliamo di Winamp Ultra 5,99, parliamo di Eversolo circa 720, adesso scusate vi scrivo qua i prezzi se me li sbaglio, e circa 1.000.000 l'M1 di Marantz, per cui tre fasce leggermente diverse, vedremo le differenze, per cui mettetevi comodi, iniziamo subito. Bene, come abbiamo fatto nello scorso video, cercheremo di analizzare appunto queste macchine tramite questo filtro Performance Control Design. Brevemente, Winamp Ultra abbiamo visto che ha un design molto elegante, ha questo display enorme che con il suo telecomando ci permette di non tenere sempre dispositivi, smartphone, eccetera, in mano, a portata di mano, ma possiamo usare tranquillamente il suo telecomando, e quindi questo per me è veramente molto comodo. Bene, abbiamo visto le sue performance tramite una lista di brani che utilizzo spesso e che utilizzeremo anche con le altre macchine. Abbiamo visto due punti a sfavore, sono il fatto che non abbia un cavo dedicato, hi-fi per l'alimentazione, quindi dobbiamo utilizzare questi cavi computer molto brutti, molto cheap, e i cavi anche per le casse possiamo inserirli solo con le banane, insomma accetta cavi anche questi un po' economici. Bene, per cui andiamo oltre, facciamo le stesse prove con Eversolo Play, teniamo l'M1 alla fine perché è quello a cui siamo più affezionati, quindi spero che mi dia soddisfazioni e non delusioni, vedremo, lo scopriremo dopo. Teniamola alla fine. Eversolo, chi è Eversolo? Bene, è un'azienda anche questa abbastanza giovane, molto simile come storia a WIM, un'azienda che parte dai software, da apparecchiature in questo caso leggermente diverse, da media player, infatti è un marchio di Zidu, che è una società appunto che fa media player per il mondo video, e diciamo che Eversolo è la parte audio, fa degli streamer anche abbastanza importanti. Questo è un oggetto con amplificatore a bordo da 60 watt. Ecco, Winamp Ultra e M1 sono dei 100 watt. Qui siamo a 60, non è troppo di meno, quindi non mi aspetto che ci sia tutto questo dislivello. Di solito quando 60 watt sono fatti bene c'è comunque parecchia energia. Bene, esteticamente è gradevole, è carino, qualche punto in meno rispetto a Winamp Ultra perché è un po' più plasticoso, ecco. Un enorme display, piccola pecca, qui non c'è il telecomando, ecco, questo già ci rende le cose scomode, però c'è un touchscreen, quindi funziona molto bene, e quindi insomma dobbiamo alzarci andare a giocare col touch, va bene, ce lo faremo andare bene lo stesso. Bene, controllo, facilità di gestione, quindi abbiamo visto che con Winamp una volta entrati nell'app si connette velocemente, quindi in pochi istanti siamo dentro la macchina e possiamo operare. Proviamo a installare Eversolo. Bene, lanciamo il suo software, andiamo a settarlo, a configurarlo con la rete, anche questo le modalità sono più o meno sempre simili, e poi ed ecco che mi chiede un aggiornamento.
Vabbè. Ok, ci siamo subito piantati sull'aggiornamento, va bene, succede, facciamo andare all'aggiornamento. Ecco, è parecchio lento, ve lo dico. Bene, quindi sono andato a fare altre operazioni, sono andato in giro per la showroom, torno, non ha ancora finito, ritorno. Ok, finalmente ha finito l'aggiornamento. Bene, accendiamo Eversolo? No, mi chiede un altro aggiornamento, ve lo giuro. Quindi questa piccola pecca, quindi facciamoli fare un altro aggiornamento. Non ho capito neanche il perché, onestamente, di cosa stesse aggiornando, vabbè. Quindi vado a farmi un altro giro, finalmente, guardate, almeno dopo un quarto d'ora, torno e va bene, la macchina è pronta. Ok, benissimo, ci siamo. Come abbiamo fatto per Wimamp, le prime butto subito fuori dei brani test importanti come Benito Madonia che vi ho detto, ma anche altri. Qua vedete, vi allegherò solo per gli utenti premium la playlist completa che uso per fare questi test. Dopo magari un giorno vi spiego come le uso, perché ogni brano mi dà delle informazioni. Comunque adesso lancio le stesse che abbiamo lanciato con Guido Ultra. Quindi Benito Madonia, delle applicazioni per, dei brani per sentire bassi e voci. Però se bello alto, non ha potenza ma suona bene. Sensazione, poca energia. Quindi qui a livello di dettagli, di pastosità ci siamo, era carino, ma non c'è energia, ma veramente poca rispetto a questi 60 watt. Quindi onestamente non sto riuscendo a godermi come si deve questo impianto con Eversolo Play, la parte insomma con l'ampli da 60 più 60. Questa cosa mi ha già bloccato qui, quindi confrontandomi un po' con i miei colleghi, Eversolo è fortissima sul mondo streamer. Ci sono veramente tanti dispositivi anche di altissimo livello, tecnologia enorme, devo dire l'app anche qua funziona abbastanza bene e con funzioni multi-room. A livello di amplificazione c'è ancora tanto da lavorare. Per cui ecco, questo è già un blocco. Riproveremo magari con casse più gestibili da questo punto di vista, e quindi con oggetti più semplici per un 60 più 60 in classe D con un cabinet così compatto. È un problema che vi avevo detto abbiamo trovato anche su Wim, quindi questi moduli da 60 probabilmente non girano abbastanza, ecco. Bene, per cui direi performance ok, la pasta sonora c'era, si sentiva che c'erano parecchi dettagli in più anche rispetto a Wim, c'era un po' qualcosa in più, si vedeva, si percepiva un'esperienza maggiore in su quest'area di lavoro, però l'amplificazione è veramente troppo limitante, quindi non è gestibile, non è neanche comprensibile poi il vero risultato. Ok, di pro abbiamo detto display, facilità dell'app, assolutamente. Ok, per il resto le valutazioni le lascerò a voi quando verrete anche ad ascoltarlo in showroom, a toccarlo con mano in showroom. Per il resto è molto simile, a parte nel prezzo, qua siamo a 720 contro i 599 di Wimamp Ultra. Ma vediamo all'M1 di Marantz. Bene, come abbiamo fatto nello scorso video, cercheremo di analizzare appunto queste macchine tramite questo filtro Performance Control Design. Estetica è abbastanza minima, a me piace onestamente, messo di fianco agli altri devo dire chiaramente ha qualche elemento in meno, quindi ecco, su questo un punto in meno rispetto agli altri. Ecco, vediamo nel retro anche lui, non l'ho detto di Eversolo, scusate, anche lui accetta, è in grado di gestire l'uscita sub. In questo caso accetta cavi di diversa tipologia anche importanti. Vi svelo che noi l'abbiamo utilizzato in fiera collegato con cavi WireWord importanti alle BEV 800, 801, 802 D4, cioè prodotti veramente importanti, per cui con un oggetto così possiamo farlo. Anche qui non abbiamo un cavo di alimentazione classico VDE, anche questo mi spiace, abbiamo un cavo 8
di alimentazione. Qui nel mondo audiophile ci sono cavi comunque di livello cavi a 8, quindi possiamo fare dei piccoli upgrade anche sull'energia, e però soprattutto sui cavi di casse possiamo farlo tranquillamente. Bene, a livello di controllo facile tramite l'app EOS, e soprattutto sarà facile integrarlo anche qua nei nostri multi-room, o se abbiamo già macchine Marantz e Denon. Iniziamo a giocare con il nostro Marantz M1, quindi accendiamolo, configuriamolo. Per configurarlo stessa cosa, app EOS, più o meno i processi sono sempre gli stessi con tutti questi meccanismi, quindi cercherà tramite Bluetooth il nostro apparecchio. Ecco, a volte fa un po' le bizze EOS, quindi magari non lo trova subito, ci vuole un paio di prove a volte, però funziona in pochi istanti, ci mette pochissimo per fortuna. Bene, una volta che lo trova ci chiede di assegnargli ovviamente la nostra rete wifi e lui entra in funzione. Bene, non ci sono stati in questo caso aggiornamenti perché il prodotto era già operativo, ma quando ci sono durano abbastanza poco, insomma sono molto veloci. Quindi in pochi istanti comunque siamo all'interno dell'app e faccio le cose che faccio di solito, quindi da Spotify diretto attacco con le mie canzoni, quindi Benito Madonia e boom. Ragazzi, a livello di energia non c'è proprio paragone, qui sono veramente al minimo del mio controller a livello di volume, e già la stanza è piena. Qui vi ripeto sono casse importanti, è un Trebbiano, di solito vengono alimentati con prodotti Avic anche da 300 watt, quindi questo mi ha veramente sconcertato e sono felice perché, come dicevo, insomma l'M1 è una macchina particolare, costa quasi il doppio, siamo a 1100 euro di listino contro i 599 di WIM, i 720 appunto di Eversolo, quindi insomma qui c'è un salto che è notevole. Ovviamente continuando ad ascoltarlo si sente la differenza, l'esperienza diversa nel mondo audio, comunque la mission diversa, quindi qui hanno dato priorità a tutto quello che serve in termini di energia, quindi tantissima energia che ovviamente fa girare meglio tutta la cassa, quindi questo è Marantz. Bene, altre cose pro, qui c'è il suo telecomando. Marantz è votato l'M1 alla qualità e quindi è predisposto per Dirac Live, quindi è possibile acquistare la licenza Dirac su queste macchine ed elevare completamente il suo controllo. Non vi ho parlato, scusate, con Eversolo della sua app, anche qui c'è la possibilità di equalizzare, di andare a fare dei settaggi abbastanza precisi, e nel mondo Marantz in questo caso dobbiamo passare da EOS, non ci sono abbastanza controlli come su i dispositivi audio video, che hanno molti più la possibilità di gestire equalizzatori, effetti di ritardo eccetera. Qui no, siamo un po' più limitati. Con Dirac Live entriamo invece in questo mondo in modo prepotente. C'è ovviamente il costo della licenza in più e del metterla in pratica, quindi il salto c'è, insomma andiamo almeno a circa 1.500-1.600. Per cui anche qua, per riassumere, performance, tantissima energia, veramente si sente la parte di DAC e di amplificazione gestita e curata da Marantz negli ultimi anni, che ha cambiato tutte le macchine. Bene, direi che ci siamo. Io vi ho raccontato qual è stata un po' la nostra esperienza con questi prodotti, quindi sta a voi scegliere, anzi sta a noi consigliare a voi in base alle vostre esigenze il prodotto migliore. Onestamente terrei un attimo dietro in questo momento Eversolo, non è all'altezza di questi due, per cui possiamo scegliere un impianto entry level con WIM Amp Ultra o altri prodotti del mondo WIM abbinati a tanti brand di casse veramente veloci e facili da gestire che abbiamo, oppure alzarci di livello, andare su Marantz e mondi più elevati, quindi quello dipenderà dalle vostre esigenze e richieste future, dalle vostre stanze eccetera. Per cui per oggi io vi ringrazio, per oggi è tutto, appunto ci vedremo nel prossimo video premium e direttamente in showroom per giocare con noi direttamente con tutti questi prodotti. Ciao ragazzi da Stefano, per oggi è tutto, ci vediamo nel prossimo video.